Comunque devo parlarvi un attimo. È una cosa che devo dirvi da un po' di tempo. Dici? Da 7 anni. Non potrai mai conoscere il valore di un momento finché non diventa un ricordo. Questo è il mio ricordo. Anno 03. Ci troviamo in un piccolo comune della Sicilia sudorientale, relativamente piccolo se consideriamo i suoi 54.522 abitanti, eppure così vicino mentalmente a qualsiasi borgo medievale che di abitanti ne contava a malapena 1000. Nasci tu, il bambino più timido, introverso e silenzioso che qualsiasi genitore possa mai concepire, o almeno così mi è stato riferito. Non pensare che io mi ricordi davvero qualcosa di tutto ciò. Dove ero rimasto? Ah sì, pensa te, un ragazzino così timido e introverso da non aver mai avuto una fidanzata. It's brutal out here. Hai presente che magari tendo a distaccarmi quando si fanno discorsi più da teenager, più da terra, no? Ok. Vedi, se qualcuno ti avesse fatto ascoltare quello stesso audio 7 anni fa, probabilmente avresti previsto anni e anni di progresso nelle intelligenze artificiali pur di spiegarne l'esistenza. Stessa cosa per questo video, quest'altro e quest'altro ancora. Perché quello stesso giorno di 7 anni fa iniziò quello che ad oggi definisco il più grande atto teatrale della tua vita. Ricordi che figo il pensiero di fingersi qualcun altro per 14 ore al giorno? La responsabilità di un segreto così grande da non poter mai essere rivelato ti fa sentire speciale. È come imparare per la prima volta ad andare sott'acqua. All'inizio è facile, anzi quasi divertente. Ti senti così a tuo agio lì sotto da non voler mai più ritornare in superficie. Poi però finisce l'aria e tutto ciò a cui riesci a pensare è il prossimo respiro. La tua immaginazione diventa così vivida da rievocare perfettamente l'apertura delle narici, la contrazione del diaframma, l'espansione dei polmoni e infine il sollievo di essere in vita. Tutto a un tratto, ciò che hai sempre dato per scontato diventa un lusso. Si dice che le persone bilingue possiedano 2 personalità completamente diverse, una per ogni lingua, e che nel passare da una lingua all'altra cambi tutto, persino la loro visione del mondo. Ecco, creandoti una casa dall'altra parte d'Italia avresti essenzialmente fatto lo stesso. Creare una nuova versione di te libera, da qualsiasi maschera, costrizione sociale e chi più ne ha più ne metta. Ma non è questa la storia che racconterai, vero? Cazzo, vorrei avere i soldi per andarmene. Ho appena lasciato famiglia, amici e qualsiasi sicurezza per diventare uno YouTuber. Il classico racconto del paesino che cerca a tutti i costi di infrangere i tuoi sogni. È vero, sì, ma in parte. La verità è che il 2022 sarà molto di più per te. Sarà l'anno in cui dubiterai per la prima volta di quella maschera ormai ammuffita. Inizierai quel processo di accettazione che hai ignorato per così tanto tempo e riuscirai finalmente ad esternare quei sentimenti che sono rimasti chiusi troppo a lungo. Si è capito, diciamo. Ho capito. E no, assolutamente non capisco niente. La mia paura era di perdere amicizie per questa cosa. No. Semplicemente. Per me sì, anzi, io avevo questo dubbio. Ok? Sapevo che era così. Non è vero. Me lo sentivo. Persona dopo persona, la maschera comincerà a svanire e inizierà quella che amo definire la tua tarda adolescenza. Improvvisamente tutte quelle cose che ti sono state negate, vietate in età adolescenziale diventeranno disponibili. Drive this car real fast until we die. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 on my mind.
capirai per la prima volta i testi delle canzoni d'amore, anche fin troppo bene. E persino quei film romantici che hai sempre snobbato assumeranno un significato del tutto nuovo. Insomma, dopo una vita passata a interpretare qualcun altro, ti troverai a dover distinguere quali parti di te sono davvero autentiche e quali create solo per proteggerti. Il problema però è che quando assapori anche solo un pizzico di libertà, non ne puoi più fare a meno. E se quella persona si lasciasse scappare qualcosa, dovesse avvenire quella forse non sono poi così libero come pensavo. Come posso definirmi coraggioso e gioire dei miei successi se non sono neanche in grado di gioire della mia stessa natura? O ancor peggio, come posso osare, buttarmi e sognare un futuro migliore se lo stesso presente mi vergogna più di ogni altra cosa? Dall'esterno può sembrare semplice. Va e di quelle due semplici parole di cui eri così terrorizzato da non riuscire neanche a scriverle su Google. Ma quando sei così vulnerabile, basta un aggettivo o una battutina fuori luogo per farti dubitare di tutti i risultati ottenuti finora. Ogni singola parola pesa il triplo, anche se raramente lo dai a vedere. Penso di essere arrivato a un punto di rottura quasi, nel senso che non riesco assolutamente più a tenere questa cosa dentro di me, è limitante in qualsiasi maniera possibile e tenerla ancora dentro mi farebbe solo del male. Però voglio chiarificare una cosa: se sto scoprendo le carte in tavola per la prima volta dopo 20 anni è unicamente perché voglio farlo e perché sarebbe limitante non farlo. Non ho assolutamente il dovere di comunicarlo agli altri come se fosse chissà che cosa. E non sto facendo questo video per mostrarla al mondo come fosse chissà che realizzazione, chissà che... non me ne frega assolutamente un cazzo. Se lo sto facendo è per darmi una scusante in più, per darmi una motivazione in più, e perché so che è pieno di ragazzi e ragazze là fuori che hanno bisogno di sentire queste parole. Perché io stesso avrei pagato per sentire queste parole poco tempo fa. Caro Lorenzo, mi dispiace. Mi dispiace per avergli creduto. Mi dispiace per averti fatto sentire un errore, un problema da risolvere. Mi dispiace per averti odiato. Mi dispiace per averti abbandonato. Mi dispiace per aver cercato a tutti i costi di negare la tua natura. Mi dispiace per averti giudicato, nascosto, manipolato, affogato. Mi dispiace per averti usato, anche ora, per fare questo video. Mi dispiace per averti zittito. Anzi, mi dispiace per averti ammutolito. Mi dispiace per aver anche solo pensato che l'unica soluzione a tutto ciò Chi sei tu? fosse farla finita. Ho maltrattato molti, ma mai come te. Per tutto questo tempo, il mio più grande nemico ero io stesso. È una cosa che devo dirvi da un po' di tempo, dici? Da 7 anni. Che è anche uno dei motivi per cui mi è venuto difficile venire in Sicilia in questi mesi, da quando sono trasferito a Milano. Perché mi sembrava ritornare al passato, a traumi vecchi che ho avuto mentali quando ero qua giù. Non è qualcosa che non mi è stato facile mentre ero qua in Sicilia, ecco. No, essenzialmente mi piacciono i ragazzi. Diciamo che dirvelo è stato... Siete le ultime persone che lo sapete perché mi è stato difficile dirvelo fin dall'inizio. Basta, non c'è niente per nessun segreto. Ma come a me mi pare che ti piacciono le femminette. Non potrai mai conoscere il valore di un momento finché non diventa un ricordo.